finalmente posso darvi un aggiornamento sul caso del poliziotto che ho denunciato / querelato per il fatto della sottrazione della videocamera durante le riprese in luogo pubblico in una manifestazione. Lei lo sai che non può riprendere le facce? Che ci vuole il consenso? Allora, in pubblica manifestazione non è previsto il consenso per nessuno, in pubblica manifestazione cita la legge. Poi, Sì. se questa non è pubblica manifestazione, ma io glielo faccio vedere l'articolo di legge, guardi. Se non aveste visto il video, lo trovate ovviamente qui tra i correlati. Se non avete visto neanche il video successivo dove spiegavo che cosa stavamo facendo insieme al mio legale, perciò il fatto di querelarlo, denunciarlo per abuso d'ufficio, ma poi sarà il PM durante le indagini preliminari e successivamente il magistrato a vedere se ci sono ulteriori capi di imputazione, se ci sono altri reati, eccetera. C'è stata fortunatamente un'evoluzione. Dopo mesi sono riusciti a capire chi era. No. Ci vediamo camminare lei un attimo, vogliamo parlare un attimo. Perché strappare la fotocamera di mano? Cioè, questa non va manco più. No. Cioè, ma vi rendete conto? Ecco. E questo è dell'incredibile, perché voi considerate che era un pubblico ufficiale, lo è tuttora. Ogni tanto alle manifestazioni lo vedo ancora a capo della sicurezza della manifestazione, o comunque uno dei capi della sicurezza della manifestazione, perciò è difficile non capire chi era. Con un filmato molto bello, fatto bene, che si vede bene, in 4K, dove c'era il suo volto, che noi abbiamo consegnato, anche lì comunque ci è voluto un po' di tempo, nonostante abbiamo dato anche i riferimenti, visto che si erano identificati quando lui gli ha detto di chiedermi il documento, con i loro rispettivi documenti, gli altri 2 agenti che stavano al suo servizio. No, io voglio il nome del signore, io voglio il nome del signore. Lei, la polizia sta chiedendo un documento. Allora lei è polizia? Allora, io la vedo in borghese, mi fa vedere il tesserino? Perfetto. Così io le do il mio documento. Ma anche il tesserino magari. Ok, guardi, questo è il mio documento. Perfetto. Adesso mi dà il suo documento. Perfetto, allora il documento l'ho dato. Guardi, Si vada a fare fermare. No, io non sono una coatta. Ovviamente mostrano il distintivo, mostrano la placca, numero di matricola, nome e cognome sul distintivo, e era facilissimo risalire a loro. Lui invece, il signore in questione, quello che strappò la videocamera di mano da Evelina, negò di averlo fatto, la passò al collega. riprendi il signore perché mi sta toccando. Mi ridia la telecamera! Mi ridia la telecamera subito! Mi ridà la telecamera! Signori, mi dovete ridare la telecamera! Vi voglio la telecamera! Mi deve ridare la telecamera! Mi deve ridare la telecamera! Prima la telecamera! È il mio lavoro! Mi deve ridare la telecamera! Me la sta rompendo! Adesso voglio il nome del signore! La spengiamo, mi ridà la telecamera! Sì, la spengo, me la dà? È spenta, sì, è spenta. Adesso c'è un documento. Lei si deve fare identificare. Adesso si deve fare Guardi, l'ha rotta. Adesso lei mi ha rotto la telecamera. È rotta, non si accende più. Guardi. No, ma guardi, adesso le faccio assai un guaio. Mi intimò inizialmente di non fare riprese sul suolo pubblico, che non c'è nessuna legge al mondo che proibisce a un privato cittadino di fare riprese sul suolo pubblico, anche se te lo viene a dire un pubblico ufficiale. Non è la ripresa che è vietata? Semmai dopo la divulgazione dei volti per la privacy, quello è un altro discorso, togliendo il fatto che in pubblica manifestazione e in particolare nel caso di funzionari pubblici, come nel suo caso, in teoria non sarebbe neanche richiesto il permesso per la divulgazione dei volti. Pubblica manifestazione va a escludere questa cosa, e anche il fatto di essere un pubblico ufficiale, addirittura in pubblica manifestazione sul luogo pubblico, tecnicamente avrei potuto pubblicare anche il suo volto, però questo non l'ho fatto, l'ho pixelato proprio perché è avvenuto un fatto abbastanza increscioso, cioè il fatto che lui ha tolto un bene di mano a una ragazza, neanche a me, a una ragazza, a una donna, non lo stava restituendo, perciò se lo passa di mano in mano, cioè tu oltre a toglierlo e non lo restituisci, specie se vedi che questi stanno facendo delle riprese, e io ti sto anche dicendo che lo faccio per lavoro, l'unica cosa che ci ha salvato in quel momento sono state le telecamere, il telefono, i giornalisti che stavano intorno, che mi hanno riconosciuto e sono subito venuti a riprendere perché si stava comunque consumando qualcosa di strano. Ha strappato la videocamera di mano, ha strappato e l'ha danneggiata, l'ha strappata di mano. C'ho i testimoni qui.
ha strappato di mano con un atto fulmineo. Stavamo parlando. Mi poteva fare male. Io ho l'80% di invalidità. Lei è invalida all'80%. Voglio sapere chi è il signore, perché ha messo le mani addosso a una ragazza. Ha messo. L'ha strappata dalle mani, ma dice pure di no. Addosso a nessuno. No, non l'ha messa. A chi l'ha strappata la fotocamera dalle mani? Mia nonna. Ma in particolare l'omertà dei due colleghi che giustamente lo giustificavano. No, vabbè, ma dai, ma perché è successo? È successo, ma come? Strappi, te la passi, dici che non è vero e poi quando l'ennesimo collega ti viene a dire oh ma quello è Cicalone, quello ti fa il video, vieni, mi chiedi scusa e mi dici, visto l'atto repentino nel prendere la videocamera dall'alto delicata col gimbal corporato, se dovesse essersi rotta perché all'inizio non si riaccendeva, te la ripago, è una missione di colpa. Non la sto riprendendo in faccia, vede che sto riprendendo i piedi? Come sempre fatto sempre, perché ho sempre rispettato le forze del questo le stava dicendo. Non ho detto niente, il collega si è macchiato di una cosa brutta, un cittadino come me. Posso dirvi che a distanza di quasi 6 mesi, finalmente sono riusciti a risalire alla persona. Il giudice delle indagini preliminari è stato già assegnato, sta lavorando, sta capendo cosa fare in particolare, perché voi dovete considerare che se io avessi strappato di mano la radio, non l'arma, ma la radio, un oggetto di lavoro, allo stesso funzionario, allo stesso poliziotto, dicendogli qua non puoi usare la radio perché c'è una cosa che non c'ha senso, come lui dice qui non puoi usare la videocamera, io gli dicevo tu non puoi usare la radio, gliela strappavo di mano e me la passavo con Evelina, io e Evelina a quest'ora avremmo pagato a caro prezzo questo atto, capite la differenza? Io spero che con i tempi giusti succeda lo stesso nel suo caso, con l'aggravante però che lui, essendo un pubblico ufficiale, ha un'arma, ha una responsabilità di uomini, ma anche di cittadini, perché ricordiamoci sempre che il cittadino è il cliente delle forze dell'ordine, nel senso che pagando con le tasse in piccola percentuale anche lo stipendio delle forze dell'ordine, io come cittadino mi aspetto un servizio perfetto. Perché? Perché giustamente sono soldi che io sono costretto a tirare fuori, no? Come tutte le cose che noi paghiamo con le tasse, dovremmo chiedere che il servizio sia il migliore possibile. Se io assumo una persona che viene a fare le pulizie a casa mia e questa persona che pago un prezzo concordato, scelto io di farlo, e invece di pulire casa la becco sul divano con le scarpe sporche, che se fuma una sigaretta e se guarda la televisione, francamente non ho voglia di pagarla. Allora è lo stesso principio, cioè se io invece di essere protetto devo ricorrere a un legale perché ho avuto un problema con un esponente delle forze dell'ordine, allora la mia domanda è, nel caso singolo di questa persona, cioè io lo stipendio suo anche milionesima percentuale non lo voglio pagare perché mi ha dato un disservizio. Questo è quello che noi dovremmo sempre pensare quando noi paghiamo qualcosa con i nostri soldi, perché a noi i soldi ce li fanno sudare. Cioè uno che lavora 8 ore anche in un bar, uno che lavora 6 ore a fare il commesso in un negozio, uno che fa l'idraulico, guadagna bene ma s'ammazza di lavoro e poi deve pagare le tasse, deve pure pretendere che ste tasse vadano spese bene. Poi che debbano arrestare i criminali non lo metto in dubbio, ma in quel momento io non sono un criminale o comunque non sono neanche sospettato di essere un criminale, e se tu sospetti che io sia un criminale me lo devi dire. Dici guarda, ti fermo perché per me sei un criminale. Motivo? Lo spiegherò dopo, te lo spiego adesso. Comunque, mi può pure ammanettare. Ovviamente te prendi le tue responsabilità. È stato individuato, il PM sta lavorando e dovrà prendere una decisione entro pochi mesi. Dovrà arrivare al punto della chiusura delle indagini preliminari, che sono riservate. Cosa succederà arrivati a questo termine? O che il PM decida di procedere, perciò mette tutto in mano alla Corte e si procede nei confronti di questa persona, oppure chiede l'archiviazione del caso perché non sussiste l'accusa. Nel primo caso ovviamente considerate sempre che è abbastanza impegnativo per un PM dire di procedere nei confronti di una persona che magari sono 30 anni, 35 anni che lavora per un ente pubblico che cura la sicurezza,
che magari ha uno stato di servizio perfetto, anzi è stato pure premiato, non lo so, miglior poliziotto dell'anno, miglior dirigente dell'anno, ha salvato delle vite. Cioè io questo non lo metto in dubbio, può essere tutto nella vita. Quando viene processato un cittadino, ovviamente se la fedina penale perfetta, già è diverso nei confronti, sai, no, gli hanno fatto un'accusa, c'è un dubbio, dici ma come questo per 30 anni è stata una persona perfetta, mo pare all'improvviso è diventato un criminale. No, ragioniamoci sopra. Lo stesso vale per lui, anzi ancora di più, perché visto che rappresenta la legge e non è al di sopra della legge e deve dare l'esempio, perché un'altra cosa importante è che chi rappresenta la legge deve sempre dare l'esempio. Se tu vuoi far rispettare la legge, sei il primo che la deve rispettare e farlo vedere davanti a tutti. Anche banalmente buttare una carta per terra, fatto in divisa o fatto comunque da un pubblico ufficiale, ha un peso diverso di quello squattrinato che cammina, butta cose per terra, o del senza tetto che magari butta tutto per terra. È normale che in base al ruolo, in base alle responsabilità, ti devi comportare di conseguenza. Perciò nel momento in cui il PM potrà decidere se procedere, dovrà anche valutare qual è lo stato di servizio, perché magari è stato sempre impeccabile, oppure magari c'ha degli altri precedenti anche lui, nel senso, anche le forze dell'ordine sono esseri umani, possono sbagliare, possono avere i loro momenti di ricaduta, di difficoltà, pertanto potrebbe essere che questa è la terza, quarta volta che qualcuno procede nei suoi confronti, allora lì la cosa si aggrava un pochettino. Da cittadino vedessi la richiesta d'archiviazione del PM, l'archiviazione finale, perciò tutto quanto che va a buttare alle ortiche, rimarrei male, perché penserei che la giustizia non ha fatto il suo corso. Per quale motivo? Perché ci sono dei filmati molto molto chiari, ci sono delle parole che si sentono nei filmati molto molto chiare. Semmai è meglio a quel punto procedere, ascoltare tutte le parti, sentire anche gli eventuali testimoni e capire realmente cosa può essere successo, perché nel dubbio meglio procedere che archiviare. Nel caso di richiesta d'archiviazione possiamo appellarci e chiedere una revisione di questa richiesta. Poi ragazzi, i termini tecnici non lo so, era meglio che lo facevo fare l'avvocato, il video però è per spiegarlo in parole semplici quello che stiamo facendo. Non mi sono fermato, vado avanti. Perché lo sto facendo nello specifico? Perché può capitare, avete visto pure qualche altro video, no? Che può capitare qualche attrito magari con un singolo esponente delle forze dell'ordine, perché come ho detto sono umani, non è che possono avere un comportamento perfetto al centesimo eccetera, ci può essere qualcuno che non te conosce, ci può essere qualcuno che si estranisce, ci può essere qualcuno che quel momento gli prende così e vuole fare tra virgolette lo sceriffo, no? Però se è un peccato veniale, nel senso c'è stata un'incomprensione, non ci siamo capiti, non è successo niente, uno evita di mettersi là ad andare avanti per vie legali, perché giustamente se è una banalità, una parola di troppo, no? Lei adesso non fa questo, non fa quello, tu glielo spieghi, ah no vabbè troviamo, cioè poi l'ammissione della colpa spesso è difficile da tutte e due le parti, sia dalla parte nostra che dalla parte loro. Si arriva a un equilibrio e poi si riesce a parlare con le persone. E in tutti quei casi non è che sono andato avanti, ma in questo caso specifico sì, vista l'importanza della persona, che non era un semplice agente, ma stiamo parlando di un grado molto molto più alto, visto comunque l'evolversi della situazione davanti a tutti, negare quello che è stato fatto già grave di suo, perciò tu fai un qualcosa che secondo me è grave, vai a ledere un diritto di una o più persone, lo fai anche con la forza, poi neghi di averlo fatto, nonostante tutto continui a trattenere un bene delle persone che gli hai sottratto in maniera completamente sbagliata con la forza, discussioni su discussioni, allontanamenti, cose eccetera, non ti vuoi identificare, poi chiedi scusa e dici forse te la ripago. Non ci siamo, a me non mi interessa che mi ripaghi la camera per mettere tutto a tacere, piuttosto che delle scuse ci faccio poco, perché le scuse devono arrivare molto prima, vista la situazione, non dopo che il pastrocchio è stato fatto, primo che ci mette la faccia, il nome e tutto quanto e ci spende soldi sopra. Però al di là di questo, io proprio perché voglio la massima trasparenza e tanti mi hanno detto ma come sta procedendo? Ti sei fermato? C'hai avuto paura? No, assolutamente. L'unico motivo per cui ci fermeremo è perché o ce l'archiviano o si va a concludere tutto quanto l'iter relativo alla denuncia che abbiamo fatto. Secondo me è la cosa migliore.
Poi, vi ripeto, può essere io so testa dura, perciò vado avanti. Tanti mi hanno detto, però potevi lasciar perdere. Tanti altri mi hanno detto, hai fatto bene. Personalmente la scelta è soggettiva, sono convinto di continuare così. Fatemi sapere se avete altre domande, scrivetemele nei commenti. Quando ci sarà l'ulteriore aggiornamento, forse il più importante, quello se procederemo nei confronti della persona grazie al fatto che il PM ha deciso di fare questo, o se è stata chiesta l'archiviazione, e noi ci saremo sicuramente opposti. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!